Basta, basta, basta. È ora di finirla. Ve lo dico, oggi si chiude un'altra parentesi. Ciao a tutti, ciao YouTube, bentornati e benvenuti se è la prima volta che guardate un mio video. Oggi, come anticipato prima della sigla, dopo Aventus voglio chiudere un'altra parentesi, avete capito bene. Prima di cominciare però, come vi chiedo sempre, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, perché io lo so che non vi iscrivete al canale, perché io vedo tutte le statistiche e vedo che la maggior parte di voi che guardano i miei video ancora non si sono iscritti e magari li guardano anche tutti i miei video, quindi iscrivetevi. Lasciate un like al video, cliccate sulla campanella per rimanere costantemente aggiornati sulle mie nuove uscite. Dovete essere iscritti però per cliccare sulla campanella. E come sempre, dovesse farvi piacere, in descrizione vi lascio tutti i dettagli per poter fare una piccola donazione al canale, che è sempre gradita. Allora, dal titolo e dalla copertina avrete intuito un attimino di cosa andremo a parlare oggi. In realtà avevo già parlato l'anno scorso sul canale di Megamare, però devo dire che mai come quest'anno sembra essere sulla bocca di tutti. In più, una delle domande più frequenti che ricevo in questo periodo è proprio questa, ovvero: ma è meglio Megamare o è meglio Acqua di Sale? Cerchiamo di analizzare un pochettino le due fragranze nel dettaglio. Partiamo da Acqua di Sale, che lo prendo, è questo qui, eccolo. Allora, Acqua di Sale, come tra l'altro viene riportato anche nel retro della bottiglia, nasce nel lontanissimo 1996 e devo dire che già da allora, già dall'epoca, è diventato oserei dire un must have per l'estate di tantissime persone. Principalmente quello che vuole fare è rievocare la salinità del mare. Devo dire che ci riesce perfettamente. È una fragranza molto lineare, nulla di troppo complesso, anche perché volendo rievocare un odore non può avere troppe sfaccettature. Il nome Acqua di Sale penso sia azzeccatissimo, proprio perché questa sua parte salina la si percepisce dall'inizio alla fine. Quello che ha sempre rievocato in me è la parte più verde del mare. Vi faccio un esempio: quando siamo vicino agli scogli, dove abbiamo una forte brezza marina, perché comunque le onde che si infrangono sugli scogli emanano quel venticello molto molto importante, dove però l'acqua, oltre a infrangersi sullo scoglio, va ad infrangersi su tutta la vegetazione, quindi tutte le alghe, tutta la parte dei muschi che crescono sugli scogli emanano quel sentore leggermente verde. Nonostante non ci siano agrumi, è un profumo che ha una bellissima luce. Il mirto gli dà un sentore leggermente floreale, anche se secondo me oltre alla parte floreale del mirto sono state utilizzate anche le foglie proprio per amplificare quel sentore di verde di cui vi parlavo. Le performance, che ormai abbiamo capito che sono davvero la cosa più importante per tantissimi di voi, e qui sono abnormali, e quindi sotto questo punto di vista dovete stare più che tranquilli, tanto che in un video vi confessai quanto io faccia fatica ad indossare questo profumo. Questo perché nonostante un profumo spesso e volentieri abbia delle performance importanti, il naso dopo un po' inizia a farci l'abitudine, quindi non lo si sente più, o comunque lo si sente molto meno. Questo è un profumo che ho costantemente sotto al naso, quindi anche dopo 6-8 ore che ce l'ho addosso è una roba devastante. Quindi ripeto, le performance sono importanti, sì, fino a un certo punto. Io vi posso assicurare che faccio davvero fatica a metterlo, ma probabilmente è un limite mio, un problema mio, cioè anche perché è un profumo venditissimo, non ho mai sentito lamentele del genere. Però questo per farvi capire che comunque le performance sono davvero spaziali. Comunque devo dire che è una fragranza molto vivace, mette davvero di buon umore e, come vi ho detto prima, è davvero molto molto rievocativa. Passiamo a Megamare, metto via questo e prendiamo lui, eccolo qua. Come vi dicevo prima, mai come quest'anno, mai come in questo periodo si sta parlando di questo profumo, nonostante poi sia già uscito da un paio d'anni in realtà, ma
davvero sembra la rockstar dell'anno. Devo dire che questi due profumi sono tanto vicini quanto lontani. Qui, secondo quello che percepisco e provo io, abbiamo l'effetto contrario di quello che si percepiva in Acqua di Sale. Nel video di recensione dell'anno scorso vi dissi quanto, secondo il mio percepito, questo profumo sembra voler parlare del lato più oscuro del mare. Siamo sempre stati abituati ad associare le note acquatiche come un qualcosa di fresco, di pulito, appunto di vivace e gioioso, anche perché comunque in linea di massima le note acquatiche vogliono ricordare l'estate, quindi pensieri e ricordi positivi. Questo profumo invece vuole fare tutt'altra cosa. Io lo associai al profumo o comunque all'odore che si può percepire durante una passeggiata sul lungo porto, in riva al porto. Quindi anche un'acqua, se vogliamo, un po' sporca. È chiaro, cioè, ci tengo a sottolinearlo, che questa è una sensazione rievocativa, cioè non è che questo profumo sa di acqua sporca, attenzione, anzi è buonissimo, quindi mi raccomando. Vi racconto tra l'altro questo aneddoto. Quando sento questo profumo mi viene in mente, non so se la conoscete, una canzone dei Maná, si chiama En el muelle de San Blas. I due sposi si salutano perché lui sale su questo peschereccio e lei praticamente gli promette di aspettarlo lì, al porto. Il problema è che lui non fece mai ritorno, perché non si è mai capito se il mare inghiottì questo peschereccio e dunque lei passò praticamente tutta la vita vestita da sposa ad aspettare appunto suo marito lì al molo. Quindi in realtà l'associazione che faccio io a questo profumo è un qualcosa di un po' più malinconico rispetto ad Acqua di Sale. È ovvio che questo profumo non lo metto solo quando sono giù di morale, altrimenti diventerebbe qualcosa di forse troppo negativo. Però questa è una cosa che va detta, cioè non sempre il profumo viene utilizzato per attirare complimenti, dunque attirare persone a noi. Tante volte il profumo vuole anche essere un qualcosa di protettivo verso la nostra persona, una sorta di scudo, una barriera, quindi un qualcosa che mantenga le distanze. Però, ripeto, questa è una sensazione rievocativa che il profumo trasmette a me, quindi non è detto che la stessa cosa venga trasmessa a voi. Le note, come ormai sappiamo, Gualtieri non le rilascia. È chiaro che c'è questa nota salmastra, però rispetto ad Acqua di Sale è meno pungente e sembra essere quasi un po' più dolciastra. Potrebbe essere che ci sia un fondo ambrato, sicuramente c'è una dose massiccia di ambra grigia e quindi anche su questo profumo, per quanto riguarda le performance, dovete stare più che tranquilli, anche perché questo profumo dura 1 anno e mezzo sulla pelle, quindi state veramente sereni. La differenza sostanziale è che, come vi ho detto prima, Acqua di Sale è un profumo molto vivace, mette allegria e lo utilizzo prevalentemente solo d'estate, anche se devo dire che spesso mi capita di incontrare anche in inverno questo profumo e proprio per questo dico, è comunque un punto di vista molto soggettivo, cioè io non lo userei mai d'inverno, però tanta gente lo utilizza. E quindi Acqua di Sale per me prettamente estivo, mentre Megamare è un profumo che si può utilizzare tranquillamente tutto l'anno. È chiaro che la sua sensazione rievocativa dà il massimo in estate, però si può utilizzare tranquillamente anche in inverno. Comunque, arriviamo alla questione del video, ovvero è meglio uno o è meglio l'altro? Io adesso li metto via e vi dico la mia. Allora, li ho messi via e volete davvero sapere la mia? Va bene, ve lo dico. Ragazzi, una risposta vera e propria non esiste. Non c'è. Allora, un conto quando mi chiedete cosa penso di un profumo, descrivere un profumo, ma chiedere se è meglio un profumo di un altro in realtà non ha risposta. Prima di tutto perché sapete meglio di me quanto questo sia un mondo
estremamente soggettivo. Quindi ciò che piace a me non è detto che piaccia a voi. Secondo, vi ho sempre confessato come il profumo viene indossato anche in base agli stati d'animo, all'outfit, alla giornata che c'è fuori. Quindi, oggi potrei preferire Megamare, domani potrei preferire Acqua di Sale. Dunque, quando mi chiedete come scegliere un profumo rispetto ad un altro, lì è complicato, perché anch'io mi ci trovo spesso di fronte. E allora o fate come me, nel senso che ne acquistate uno e poi ne acquistate un altro, però beh no, so che non è sempre così facile, e provateli tutti e due. Quello che vi trasmette di più in quel momento, ripeto, perché potrebbe essere che oggi vi piace e domani no, però in quel momento, se vi sentite più in confidenza con quel profumo, allora è quello che fa per voi. Anche perché, ripeto, il livello è alto in tutti e due i profumi. Le prestazioni sono estremamente esagerate in tutti e due i profumi, quindi a voi la scelta. Pensavate con questo video di riuscire ad avere una risposta alle vostre domande? E in realtà mi dispiace, non è stato così. Anzi, siccome voglio essere anche un po' infido, vi infilo una pulce nell'orecchio. Perché si parla tantissimo di questi due profumi, meritano di essere, diciamo, chiamiamolo sull'Olimpo, ma secondo me ci sono anche tanti altri profumi che andrebbero perlomeno chiacchierati, come ad esempio Cannabis Salata. Profumo sicuramente meno conosciuto, sicuramente meno discusso, ma non significa che non debba valerne la pena. Allora, qui abbiamo più o meno la stessa concezione di profumo. Devo dire che però in questo caso è un profumo che ha due facce, non si rivela subito. In apertura c'è tanto agrume, quindi è bello fresco, bello tonico, è molto più tonico rispetto ad Acqua di Sale. Megamare non è affatto fresco, quindi in realtà non lo prendo neanche in considerazione sotto questo punto di vista. Però è molto più tonico e vivace di Acqua di Sale. Nel cuore la nota di cannabis unita alle note acquatiche, devo dire che lo rende qualcosa di molto interessante e di unico, tanto che secondo me, secondo il mio punto di vista, è la parte più interessante della fragranza. La parte salina in realtà arriva nel fondo, per questo dicevo che è un profumo dalle due facce che non si rivela subito, perché la parte salina inizialmente non si percepisce, si sente da subito che è un profumo acquatico, però la parte più salata non arriva subito, arriva poi. Quindi inizialmente abbiamo una fragranza molto fresca, molto acquatica e molto verde, leggermente pungente perché comunque la nota di cannabis punge, ed infine abbiamo tutta questa parte salina che esce fuori. Quindi per intenderci sembra voler essere un mix tra Megamare, proprio perché nel fondo oltre alla nota salina c'è l'ambra grigia, e Acqua di Sale, che comunque è molto più vivace rispetto a Megamare. L'unica cosa che si può recriminare se siete dei cultori delle performance, perché comunque, vabbè, ripeto, per l'ennesima volta abbiamo parlato di due mostri sacri sotto il punto di vista delle performance, è che lui dura un po' meno. Ma posso assicurarvi che non è poi così un male, ragazzi. Ma perché tante volte, cioè, si mette un profumo del genere, ci facciamo la doccia e anche dopo la doccia abbiamo quel profumo addosso. Non lo so, vabbè, comunque questi sono punti di vista. Comunque, io fossi in voi, non vi sto consigliando l'acquisto, però almeno ampliamo un attimino i nostri orizzonti. Io questo qui lo andrei a sentire. Bene ragazzi, che dire, per oggi abbiamo finito. Mi dispiace aver deluso le vostre aspettative, perché probabilmente da questo video vi aspettavate altro, ma mettetevi in testa che non ci saranno mai e poi mai risposte a queste domande. Però posso dirvi una cosa che non vi ho detto, lo stavo dimenticando, ovvero comunque cosa preferisco io. Il mio preferito è... Ciao!